Blackmagic Camera si aggiorna alla 3.0. No, 3.2. Perché questo fatto? È successo questo. Avevo fatto il video della 3.0, veramente, l'avevo fatto tutto, ma poi nel corso delle settimane Blackmagic ha rilasciato la 3.1 e 3.2. Ragazzi, novità assolutamente assurde. Per quanto riguarda il live streaming, è una cosa inconcepibile, perché possiamo andare a fare una diretta su YouTube, Twitch, Vimeo e anche su altri server che ovviamente ospitano RMTP con la nostra Blackmagic app nel nostro iPhone o i nostri Android o iPad che sia. Quindi capite bene cosa è successo. Altre novità eclatanti come la possibilità di scaricare la clip appena registrata sul, questo riguarda il controller remoto, appena registrata sul dispositivo che viene controllato, sul dispositivo che controlla l'altro. Quindi se io ho l'iPad che controlla l'iPhone, praticamente quando stoppo la registrazione, e l'iPhone proietta e spara tutta la clip sull'iPad. Perché? Così possiamo montare subito le nostre clip senza bisogno ovviamente di passare dai cloud, hard disk, niente. Ragazzi, novità interessanti, restate fino alla fine. La prima novità la troviamo sotto il tasto di registrazione. Cliccando su questo nuovo tastino escono fuori gli obiettivi come eravamo abituati prima, no? Ce li abbiamo tutti qui messi in cascata, ovviamente posso andarli anche a selezionare, ma la cosa che salta all'occhio è stata integrata la funzione zoom, che adesso se vado a disabilitare quest'iconetta qui sotto il timer, che poi vedremo cos'è, posso lanciare lo zoom con il dito. Praticamente lo lancio anche, vedete, lo lancio, quindi posso lanciarlo. Riaccendiamo e abbiamo il dolly normale, come siamo abituati, ok, a farlo, vedete, schiacciando sul numero. Ok, se clicchiamo invece sul simbolo del timer, possiamo regolare il dolly. Numero più basso, più veloce, numero più alto, più lento. Quindi adesso andiamo a fare una prova, aumentando il numerino e andando a ricliccare sul 4, ok, sul 3, su quello che volete. E vedete che il dolly è molto più lento. Dai, un bellissimo effetto. Abbiamo anche un nuovo redesign per i LUT. Se andiamo a cliccare sul LUT, vedete ci sono i preview. Come accendo su praticamente il LUT, praticamente posso cambiare in tempo reale. Ok, vedete praticamente quello che vedo. E sotto ovviamente posso anche andare a registrare. Se adesso attivassi riconnetta sotto, posso ovviamente andare a registrare anche sul video. Ovviamente ci sono tutti i LUT, anche quelli importati da me. Abbiamo visto le prime due novità che riguardano questo tastino qua e i LUT. I LUT ovviamente hanno anche cambiato un po' il loro modo di fare. Qui vabbè abbiamo sempre il tasto che ci permette di registrare il LUT sulla clip se non abilitiamo dall'altra parte, e qua abbiamo tutti quelli che sono messi a disposizione di Blackmagic e sotto quelli che importiamo noi. E la bella cosa è che abbiamo uno spazio colore. Qua ovviamente abbiamo questi spazi colore. Io sono poveretto, quindi non ho il ProRes, ma chi ce l'ha farà dei video eccezionali, pesanti, che non potrà caricare da nessuna parte. Quindi va bene così. In fondo abbiamo le solite tre opzioni. La bella cosa è che possiamo esportare i LUTs, magari quelli che amiamo, hanno messo a disposizione Blackmagic. Perché questo? Perché magari volete fare in post produzione la colorazione del vostro filmato e non volete registrarlo, ok? Non volete registrare la colorazione sul filmato, quindi volete fare in post produzione, quindi potete esportare i LUTs come vi pare e piace. Un'altra novità molto carina si trova proprio sopra e sono i tasti funzione. Questo secondo me è una cosa bella. Qua si abilitano e disabilitano, ovviamente disabilitano i tre puntini e quindi non vengono fuori i tasti. E andando dentro, abbiamo F1, F2, F3, possiamo andarli a programmare. Per esempio, io ho programmato l'F1 con l'esposizione automatica, l'F2 ho messo invece
il focus automatico, quindi possiamo fare questo. Adesso facciamo una dimostrazione, quindi andiamo indietro e vedete questi tre puntini sono nati qua, ok? Eccoli qua, i tre puntini. Quindi abbiamo F1, F2, F3. Se vado a far così, tolgo ovviamente questo e andiamo a vedere che succede. F1 tel key l'esposizione automatica, F2 la messa a fuoco automatica, quindi possiamo raggiungere queste funzioni facilmente. Da quest'altra parte, sempre tre puntini sono venuti fuori. La prima cosa che hanno aggiunto è la possibilità di andare a memorizzare dei preset, quindi come funziona come Filmi Pro, possiamo memorizzarli, cancellarli, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo questa, ok, questa bellissima novità. È stata inserita in questo menu la possibilità di ovviamente di avere questo il chuck, no? Quello che ci può ovviamente dare un'idea di quello che abbiamo fatto, è stato inserito qua dentro. E in ultimo è stato aggiunto anche il remote control che è qua dentro. Ok, qua dentro che si accende qua e non si accende perché adesso devo andare a abilitare dall'altra parte, giusto? Perché non si accende? Perché devo andare a abilitare dall'altra parte. Ecco, il remote control, parliamone subito, ok? Perché è una cosa interessantissima. Se vado ovviamente ad abilitare, adesso io qua ho fatto ovviamente il mio iPad sarà camera controller, non camera controller, controllerà la videocamera e se vado a abilitare, vedete questa vocina qua, eccola qua, questa è quella che permette di andare a questa qua, scusate, sincronizzare le clip provenienti dalla videocamera che abbiamo controllato. Quindi molto carina questa cosa qua, quindi bisogna ovviamente che andiamo a abilitare questa parte qui. Adesso andremo a fare una dimostrazione rapida per quanto riguarda il remote control. Quindi mi sto riprendendo adesso con Blackmagic sulla iPad M1. Scusate le spalle, ma vi devo far vedere questa cosa qua. Dunque, prima di andare a fare ovviamente questa operazione qui, se vogliamo che le clip vengano trasferite ovviamente sul dispositivo che sta controllando, come ho detto prima, in questa occasione l'iPhone, bisogna andare a flaggare questa voce qua, che praticamente dice che il mio iPhone scaricherà tutto sul ovviamente Blackmagic di M1. Ok, quindi ora se tutto va bene andiamo ad agganciare i due dispositivi. Io aggancerò ovviamente l'iPhone 13 che sta prendendo dei colpi e anche l'M1. Ecco, agganciamoli per la registrazione. Non mi ricordo se si poteva registrare anche dal dispositivo che controlla. Comunque va bene, ok? Questa è una cosa carina secondo me. Allora, se io vado di nuovo nei tre puntini, vedete qua sotto questa vocina qua, ma c'era già questa vocina qua, non si è aggiunta adesso. Vado a vedere i due dispositivi, quindi posso switchare da uno all'altro a seconda, se ci clicco ovviamente due volte, praticamente si ingrandisce, oppure posso andare a cliccare su uno solo per vedere, cioè così, per vedere tutti e due. Una cosa che ho scoperto, se andiamo di nuovo qui, c'è una cosa che ho scoperto. Ah, questo ok. Ricordatevi, se volete ovviamente modificare i parametri del remote control, bisogna che vi recate, selezionate ovviamente il dispositivo che ha il remote control, se no ovviamente non ha senso. Una cosa che ho notato, se andate nelle impostazioni diciamo del dispositivo che controlla, è questa voce qui. Io penso che sia quanti angoli volete vedere sullo schermo. Certo che se metto 2x2 sono 2, quindi non ha senso, però se ne avete di più potete provare queste opzioni, ok? Magari si rimpiccioliscono, ok? Penso che sia così, quindi bisogna provare. Adesso posso provare a registrare per vedere poi ovviamente il caricamento la clip o tutte le clip che poi ho sull'iPhone registrate
contemporaneamente, diciamo, riversate sull'iPad. Ecco, ovviamente dovete stare nel dispositivo che è quello che controlla, quindi devo restare qua nella libreria sua, non devo andare nella libreria dell'iPhone, perché altrimenti non vedo nulla adesso. Il trasferimento avviene lo stesso, ma voi non vedete niente. Pronti per dimostrare come le clip vengono riversate sull'iPad. Adesso vado a registrare una clip. Ecco, c'è stato un errore. Ecco, questo errore, questo punto esclamativo, è una cosa molto molto antipatica, perché questo non è un dispositivo vecchissimo, l'iPad M1, come l'iPhone 13, ma questo punto esclamativo è una cosa veramente antipatica e io incomincio a essere stufo di queste cose, perché il mio iPhone 13, quando dà questo messaggio anche all'iPad M1, vuol dire che la memoria interna dell'iPad non ce la fa, ok, a gestire il carico di informazioni, e questa è una cosa che mi dà proprio in bestia, mi fa andare, e non mi piace assolutamente questa politica sia della Apple sia di queste case che fanno queste applicazioni, perché ci vuole un dispositivo più moderno, ancora più performante, come un iPhone 16, e noi che abbiamo un iPhone 13 dobbiamo starcene zitti, e questo non mi piace. A parte questo sfogo, andiamo a vedere se ce la facciamo. Allora, adesso sto registrando, ok, praticamente da tutti e due i dispositivi, perdonate lo sfogo ma ogni tanto ci sta. Adesso quando vado a fare stop, sperando che non venga fuori il punto esclamativo, vedrete, dovete ovviamente posizionarvi nel dispositivo che sta controllando per andare nella libreria, se no non vediamo niente adesso. Le clip vengono trasferite ma non vediamo niente. Ok, andiamo a vedere se stoppiamo tutto. Ok, andiamo a vedere qua cosa succede. Vedete che sta scaricando la clip che ha registrato l'iPhone 13, ok? Ragazzi, questa cosa qua è molto molto carina. Ovviamente io posso andare su un HD perché a 4K mi dà quell'errore di non la velocità non è sufficiente della memoria del dispositivo per questo carico di informazioni, e questa è una cosa molto carina, che alle volte mi fa pensare di passare ovviamente ad Android, veramente mi viene questa voglia, però ovviamente diciamo che mi accontento di quello che fa, vedete, ok, e quindi abbiamo fatto praticamente abbiamo riversato su diciamo sul dispositivo quello che praticamente abbiamo diciamo registrato con il nostro iPhone. Una cosa che non ho fatto vedere forse è questa qua. Se andiamo nei dobbiamo posizionarci qua, ecco, gli istogrammi, vedete, sono diventati più leggibili, quindi per chi li sa usare, no, come me che non li so usare, è una cosa molto molto interessante. Ma adesso passiamo alla cosa più bella che c'è in questo momento su questa applicazione. La cosa più bella sicuramente è live streaming. Basta andare nelle impostazioni e andare ad abilitare la voce live streaming. Ma ci accorgiamo che non si può abilitare, ma io ci ho veramente perso la testa. Il problema sta qui, bisogna andare a deselezionare il remote control. Non si può fare remote control insieme al live streaming. Sarebbe stato carino, ok, farlo, però non si può stare. Vedete, adesso è tutto acceso. La prima cosa da fare ovviamente è scegliere la piattaforma. Io ho scelto YouTube, si può scegliere ovviamente dalle altre piattaforme, e andare, penso, a importare la stringa RTMP per andare a streamare magari su Instagram. Questo non lo so, bisognerà ovviamente verificare. A questo punto, per andare in diretta, semplicemente mi serve solamente la chiave della diretta. Quindi vado su YouTube Studio, vado su Crea, molto semplicemente vado a fare trasmetti in diretta dal vivo. Ovviamente io ho messo in privato perché non voglio che vediamo queste prove stupide ovviamente sul canale. Vedete qua, questa è nascosta, è proprio la chiave. Vado a copiare la chiave, ok, copiate la chiave, vado a inserirla qua al posto di questa, ovviamente questa è quella di prima, vado a far così, come vado ad abilitare, se tutto va bene, siamo in live.
ma adesso non posso ovviamente farvi vedere la live perché sennò si stoppa Blackmagic, però lo vedremo dopo, quindi fidatevi. Però cosa posso fare? Ovviamente posso anche andare a cambiare gli obiettivi, quindi ho tutto questo controllo, ok? Zoom e contro zoom, LUT e contro LUT, bilanciamento di bianco, tutto quello che voglio. Per fermare la diretta o vado su YouTube Studio o vado qua sotto, vedete che c'è proprio qua il tasto per andare di nuovo in diretta, lo fermo qua. Adesso mi reco qua, ovviamente, qua bisogna fare anche qua termina diretta e qui sì, ok, e qui avremmo adesso la diretta che io ho fatto, adesso bisognerà aspettare un attimino che viene elaborata, ma ce l'abbiamo qui. Eccola qui la mia diretta, ragazzi. Ma adesso non posso, qua, ovviamente. Ok, quindi sono in diretta con Black però Magic, dopo, cioè quindi pazzesco, stai però zitto, cosa posso fare? Ovviamente posso anche andare a cambiare gli obiettivi, quindi ho tutto questo controllo, ok? Zoom. Allora, quindi avete capito la forza di questa applicazione Blackmagic? Ragazzi, ho fatto un po' di confusione, scusatemi, c'ho la testa che non funziona più, però avete capito l'importanza e la forza di questa applicazione. Quindi ragazzi, avete visto, aggiornamento importante di Blackmagic 3.2, spero che siano allineati ovviamente gli aggiornamenti con Android, lo spero vivamente, e la cosa che mi è piaciuta di più ovviamente è il live streaming, perché possiamo farlo dappertutto. Se possiamo aprire il browser, per dire Chrome sul nostro telefono un po' più grande, copiare la chiave è un attimo, perché solo quel parametro lì è molto come dire, facile la cosa. Nei commenti magari fatemi sapere cosa ne pensate e cosa avete scoperto magari di nuovo che a me è sfuggito. Bene ragazzi, se volete vedere tutto il corso completo, utilizzare Blackmagic, cliccate da questa parte qua. Se invece volete vedere ovviamente l'ultimo video del canale, cliccate di qua, e se volete iscrivervi ovviamente al canale, cliccate qua. Quindi avete 3 possibilità. Mi raccomando, ci vediamo alla prossima.